La domanda sull'amore è diventata una crisi, e la risposta di Demet Özdemir ha cambiato tutto. Benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Prima di iniziare, iscrivetevi e sostenete il canale, amici. Qui raccontiamo ciò che agli altri sfugge, con calma, cuore e un pizzico di coraggio. Demet Özdemir, volto amatissimo dello schermo, sempre al centro dell'attenzione per eleganza, talento e carisma. E poi c'è lui, Can Yaman, il partner che il pubblico ha sempre voluto vedere accanto a lei, la metà perfetta in tutte le fantasie dei fan. Per anni i loro nomi sono stati pronunciati come fossero un unico respiro, eppure è bastata una frase, breve come una ferita che non sanguina ma brucia, per scuotere tutto il mondo del gossip. Davvero Demet Özdemir è sfortunata in amore? O la questione è più profonda, più scomoda, nascosta in quel punto dove il successo incontra il peso delle aspettative? C'è una domanda che i giornalisti ripetono da sempre, quasi fosse un interruttore: quando vi vedremo in un abbraccio d'amore? Quel giorno la domanda è tornata, identica, su di lei. Ma la risposta non somigliava a nessuna di quelle dette in passato, non era un sogno a colori, non era una favola, non era nemmeno un elegante depistaggio. Erano poche parole, nette e lucide, cadute come un sasso in un lago immobile. Nel giro di pochi minuti, quelle parole sono cresciute sui social come un'onda che rotola e non si ferma. L'insinuazione era semplice, eppure scottante: non mi hanno saputa reggere. Quel passaggio ha attirato migliaia di commenti e condivisioni. Tutti, all'improvviso, hanno iniziato a chiedersi la stessa cosa: a chi era rivolto quel messaggio? Ai capitoli già scritti nella vita di Demet Özdemir, alla pressione del pubblico, o direttamente a Can Yaman, il nome che inevitabilmente entra in ogni frase su di lei? In questo video vi raccontiamo il senso preciso di quelle parole, i sottotesti che molti hanno ignorato, i legami con ciò che Demet e Can hanno rappresentato insieme, e perché quella frase ha fatto così tanto rumore. Restate fino alla fine. Dietro la semplicità della risposta c'è una storia più forte di quanto possiate immaginare. Da settimane Demet Özdemir sembrava vivere una stagione quieta, quasi sospesa. Nessun gesto eclatante, nessuna confessione. Eppure la famosa domanda, ripetuta con leggerezza apparente, era un riassunto feroce di anni di curiosità, etichette e stereotipi che le si sono cuciti addosso. Quando vi vedremo abbracciati? Per Demet non era una semplice curiosità. Era il promemoria di un copione mediatico che la voleva sempre dentro una cornice d'amore tangibile, fotografabile. Stavolta, però, Demet ha socchiuso una porta sul proprio mondo interno. Non ha fatto nomi, non ha cercato scandali. Ma con alcuni respiri scelti, ha incendiato la rete. Perché tutti hanno parlato della frase "non mi hanno saputa reggere"? La sua forza è nella semplicità. Non dipinge la tragedia, ma non vela la delusione. È una constatazione che diventa specchio. Cosa significa non saper reggere una donna come Demet Özdemir? Il suo passo sicuro? La sua visibilità? La sua energia vitale? O la sua libertà? Molti, leggendo tra le righe, hanno interpretato così: Demet è una donna luminosa che sa stare in piedi da sola, e questa luce, in alcune storie, può trasformarsi in una prova. E, aggiungiamo, quando al suo fianco c'è Can Yaman, uomo altrettanto esposto, forte, ambizioso, quella prova raddoppia. Due forze grandi non sempre danzano alla stessa musica. A volte si respingono, a volte si rincorrono, a volte si temono. In quel "non mi hanno saputa reggere" qualcuno ha sentito un riflesso del loro incastro irrisolto, del loro eterno essere nominati prima ancora di essere compresi. È amore, aspettativa o peso? Demet Özdemir da anni è raccontata per il talento e per il suo privato. Ogni uscita, ogni sorriso, ogni silenzio, una didascalia pronta. A lungo andare diventa pressione. E quando l'altra metà dell'equazione è Can Yaman, uno dei nomi più discussi, il volume si alza ancora. Dietro le quinte del gossip si mormora che ciò che inquieta Demet non è la fatica di amare, ma l'idea di diventare un fardello da gestire. Il cliché del dover essere sempre perfetta accanto a un uomo celebre, la maschera che non cade mai,
la corsa a due dove uno inciampa perché lo sguardo degli altri pesa come piombo. Così, quel non mi hanno saputa reggere suona come un punto messo dove non c'era più spazio per punti di sospensione. Relazioni che invece di muoversi insieme restano indietro, o si consumano sotto la luce dei riflettori prima ancora di capire in che direzione andare. Perché le storie passate sono sempre finite in una lente di ingrandimento. La relazione tra ciò che Dimet Özdemir e Can Yaman hanno mostrato al mondo e ciò che il pubblico ha sognato è diventata un labirinto. Non fu totalmente nascosta, ma non fu nemmeno completamente libera. Ogni foto, ogni comparsa separata, ogni indiscrezione, una domanda: quanto durerà? Si sono già lasciati? C'è crisi? La pressione esterna, a volte, diventa un'ombra più grande dell'amore stesso. C'è un fatto noto a chi vive di telecamere: certi amori evaporano prima di diventare acqua da bere. E nel loro caso, ogni tentativo di riavvicinamento, ogni nuova pagina sussurrata, si è trovato subito sommerso dalle attese del mondo che li voleva perfetti e immediati, pronti per l'album. La domanda del giornalista, proprio quel giorno, poteva sembrare normale. Ma, per Dimet Özdemir, era l'ennesimo chiodo in una parete già piena di quadri. Da anni, ogni volta che è sola, ogni volta che brilla in un progetto, ogni volta che cammina dritta, qualcuno le chiede dove sia l'amore. Come se una donna forte dovesse esibirlo come un trofeo. E quando di fronte a quella donna il nome che tutti pronunciano è Can Yaman, l'aspettativa diventa quasi un urlo. La risposta di Dimet è stata un rifiuto gentile, ma fermo, di quel copione. Non ha negato il sentimento. Ha negato la gabbia. Dopo le sue parole, i social si sono spaccati a metà. C'è chi le ha lette come un atto d'autostima, un'affermazione limpida: nessuno dovrebbe sentirsi in colpa per la propria forza. C'è chi, invece, le ha attribuito una nota di amarezza, come dire: hai chiuso alla possibilità di lasciarti andare. I sostenitori hanno scritto che essere una donna integra non può essere considerato un problema per la coppia. Che Dimet non deve sminuirsi per far funzionare qualcosa. Che quel non mi hanno saputa reggere è un fatto, non un'accusa. I più scettici hanno ribattuto che l'amore richiede compromessi, che forse le aspettative sono ormai altissime, che ogni storia chiede una dose di fatica. Nel mezzo, una verità scomoda: lo sguardo è tornato su Dimet e su Can. C'è chi ha visto in quelle parole un riferimento a lui, chi invece alla pressione collettiva che si è seduta tra loro come un terzo incomodo. Sfortuna o selettività? Forse la vera domanda è questa. Chi la conosce bene dice che Dimet negli ultimi anni è diventata più attenta nelle scelte. Spazio personale rispettato, sostegno reale alla carriera, maturità emotiva, senso autentico di squadra, questi i cardini. Non solo amore, ma equilibrio. E in tutto ciò spunta una sfumatura interessante: la distanza dai cliché. Anche l'idea dell'abbraccio, di quel gesto usato come misura mediatica della felicità, non la convince più. Con il tempo, Dimet ha imparato che più l'amore è esposto, più si fa fragile. E accanto a un uomo come Can Yaman, costantemente dentro un turbine di progetti, gossip e attenzioni, la fragilità diventa rischio concreto. Ogni collega, ogni scena, ogni nuova città gira come un mulinello che può travolgere, se non si è pronti a tenersi per mano lontano dagli occhi. Perché Dimet è percepita così potente? La risposta sta nella sua immagine pubblica: talento, disciplina, indipendenza, naturalezza. Non è solo bellezza, è presenza. Tutto questo incanta molti, mette in difficoltà altri. Accanto a un uomo altrettanto forte come Can, la somma non è automatica. Il risultato può essere abbagliante o accecante. Le parole di Dimet somigliano più a una diagnosi che a un lamento: non si tratta di romanticismo ferito, ma di realtà osservata senza trucchi. Reggere significa accogliere l'altro senza tentare di ridurlo. È ancora possibile l'amore? Sì. Leggendo il tono, non c'è disperazione, c'è coscienza. L'amore non è stato cancellato. È diventato un desiderio con nuovi criteri, più calmo, più bilanciato, più vero. E se quel passo potesse farlo di nuovo con Can Yaman, direbbe qualcuno,
dovrebbe essere con una regola semplice: nessuno dei due deve annullarsi. Oppure, se la vita sceglierà un altro percorso, sarà con qualcuno capace di camminare allo stesso ritmo. L'essenziale è la tenuta. Questa frase non è solo un episodio personale. È anche il segno che la narrazione del femminile nel gossip sta cambiando. Le donne non chiedono più perché non mi ha amata, ma perché non mi ha saputa reggere. Non è arroganza, è un invito all'uguaglianza. L'immagine di una donna forte non esclude l'amore, chiede una relazione tra pari. E di fronte a un uomo come Ken Omen, simbolo di una mascolinità magnetica e moderna, il bilanciamento diventa un terreno da costruire, non un palco su cui sfilare. In poche frasi, Dimetos Demir ha creato un'agenda che farà discutere. Non ha scavato nel passato, non ha consegnato pettegolezzi pronti. Ma ogni parola aveva il peso di anni. Per questo ha colpito così a fondo. Era autentica. Era vera. Era riconoscibile da chiunque abbia mai provato a farsi amare senza smettere di essere se stesso. Qualcuno ha persino sussurrato che in quel non mi hanno saputa reggere si nasconda un eco che tocca anche Khan. Anche lui, tra successi e tempeste, ha conosciuto la prova di essere all'altezza di aspettative spesso disumane. Forse i due hanno camminato accanto, a tratti serrati, a tratti lontani, con la stessa domanda in tasca: si può reggere tutto questo e insieme restare leggeri? Dimet è ferita dall'amore? Forse un po' stanca, sì. Ma non appare disillusa. Ora sa cosa chiede e cosa non vuole più. Un amore che sappia sostenerla, non legarla. E l'onda che ha scatenato con poche parole racconta qualcosa di semplice: non è un colpo di teatro, è la risposta sobria di una donna forte a un copione che le sta stretto. Quando ha detto non mi hanno saputa reggere, forse ha inteso questo: non tutti possono convivere con il successo, con la visibilità, con la libertà e con la sicurezza di chi non ha paura di stare al centro della scena. L'amore prende davvero senso quando entrambi portano lo stesso peso, quando la luce illumina due persone, non ne abbuia una per far splendere l'altra. Nel caso di Dimet e di Ken Omen, l'unica traiettoria possibile sarebbe quella di due strade che viaggiano parallele e poi scelgono, consapevolmente, di intrecciarsi senza intralciarsi. E ora tocca a voi. Dimetos Demir è davvero sfortunata in amore? O le sue parole descrivono qualcosa che tante donne e tanti uomini vivono e non sanno dire? Cosa significa, nella vostra esperienza, non saper reggere una persona? È un riferimento a ciò che è stato con Khan Yaman, o l'annuncio di una nuova stagione in cui la misura dell'amore non sarà un abbraccio in foto ma un'intesa che resiste al buio? Dite la vostra nei commenti, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia e attivate le notifiche. Qui raccontiamo le storie vere che respirano dietro le copertine. Ci vediamo nel prossimo video, dove continueremo a seguire, con rispetto e curiosità, la rotta di chi sceglie di restare libero anche quando ama.